Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi voglio andare a vedere quanto si è allineati con il profilo della propria anima. L'anima di per sé ha una vocazione. E qui si tratta di andare a vedere quanto siete allineati con questa vocazione. Diciamo che l'idea è quella di dividere l'allineamento tra basso, medio e alto. E questa lettura vi deve servire proprio perché se per caso saltasse fuori un allineamento basso o medio, voi possiate, diciamo così, individuare quale potrebbe essere una direzione migliore, appunto, da dare alla vostra vita in base alla vocazione della propria anima. Questo perché più ci si allinea con la vocazione della propria anima e più si va verso l'abbondanza. Allora, abbiamo tre tipi di scelte. La prima è autenticità, la fatina azzurra. La seconda è essenza, la fatina viola. E l'ultima scelta è la purezza, la fatina bianca. Quindi scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Vi consiglio di ascoltare una sola lettura, potrebbe essere che non risuoni tutto, quindi prendete solo quello che vi serve. Nel caso non risuoni nulla, potete ascoltare una delle altre due letture. Bene, ci vediamo nella vostra scelta. Benvenute alle persone che hanno scelto la fatina dell'autenticità. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta, insomma, quanto siete allineati con il profilo della vostra anima, se quello che state facendo nella vostra vita è in linea con quello che vorrebbe la vostra anima. Andiamo a vedere per la fatina blu. Abbiamo la sacerdotessa e la morte. Wow! La sacerdotessa parla di canalizzazioni, di inconscio, di qualcuno che probabilmente ha qualche dono psichico che ancora, diciamo, non ha manifestato in quello che è il mondo tangibile. La sacerdotessa fa riferimento a qualcuno che inizia a studiare anche materie esoteriche, a qualcuno che è particolarmente in contatto con il proprio sé superiore. E qui abbiamo la morte. La morte qui in questo caso parla di interrompere. Se ci fate caso, qui la fatina ha una maschera, no? Si tratta di togliere la maschera, autenticità. E qui con la morte sento che si tratta di tagliare con qualche tipo di atteggiamento o di maschera, appunto, visto che là avevamo la fatina dell'autenticità. ehm, per avvicinarvi maggiormente a quello che potrebbe essere la vostra vera natura. Andiamo avanti, vediamo con i tarocchi che cosa vi dicono. Abbiamo un 3 di coppe, la carta degli amanti al contrario e il re di coppe. Allora, quello che sento qui con questo 3 di coppe, si potrebbe parlare di qualche tipo di collaborazione, qualche tipo di ehm, anche situazione dove in qualche modo è coinvolto un gruppo. Qui sento che molte persone, ehm, per riuscire ad allinearsi maggiormente con la propria anima, hanno bisogno di staccarsi da questo gruppo. Gli amanti, al contrario, sono proprio la scelta che non si vuole effettuare, no? Quindi io qui sento che a un certo punto bisogna togliersi la maschera
essere autentici e essere anche onesti verso se stessi su quello che vi può servire e quello che no. Io qui sento che si tratta per molte persone di un percorso di discipline olistiche, di terapeuti, per qualcuno si tratta di veramente iniziare a studiare un nuovo tipo di professione o perlomeno avvicinarsi a qualche tipo di aiuto, se vogliamo, all'esterno che possa farvi avvicinare maggiormente a quello che è la vocazione della vostra anima. Credo che qui molte persone siano ehm, anche, diciamo così, coinvolte. Mi parlano di ospedali, ok? E sento che qualcuno qui potrebbe pensare di iniziare a fare accompagnamento per i malati terminali, per esempio, perché comunque un Re di Coppe è un terapeuta, è una persona che aiuta e sento che per certi versi per riuscire a, ad allinearvi maggiormente avete bisogno di aprire il cuore, avete bisogno di essere autentici, di togliervi quella maschera. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Queste direi di no, che sono troppe. 3 carte per piacere, grazie. Qui si tratta di essere autentici nei confronti di voi stessi, perché la sacerdotessa comunque parla di qualche intuizione. E qui abbiamo gli amanti che parlano di, sì, una scelta che dovrebbe essere fatta. Guardate, nonostante il fare questo tipo di scelta potrebbe, ehm, credo che l'interrompere un qualche tipo di contratto, di relazione o di collaborazione, ehm, è come se non vi facesse sentire appagati, è come se in tutta questa storia il fatto di non essere autentici vi crea questo 6 di bastoni al contrario, questa sorta di insoddisfazione. Ok? Poi abbiamo un 2 di coppe che parla comunque di collaborazioni e abbiamo anche un 10 di pentacoli che parla di quello che è un compimento, una famiglia o un gruppo comunque felice. Avete anche qui la morte che è una carta di chiusura e apertura cicli e qui abbiamo un 10 di pentacoli che è di nuovo una carta di chiusura e apertura cicli. Qui si parla di qualche tipo di contratto, di qualche tipo di accordo, collaborazione, cooperazione, che non si sa se effettuare o no. C'è bisogno di staccarsi da qualche cosa, probabilmente da qualche idea che voi avete inerente a voi stessi, inerente a questo tipo di lavoro o questo tipo di situazione, per esempio. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire. Mm. Oltre le illusioni. Carta del giudizio. Lo sento molto collegato a questa sacerdotessa, ok? Si tratta di, appunto, affinare l'intuizione. Che cosa intuitivamente voi vorreste fare? L'oltre alle illusioni si tratta proprio di quello, di quel risveglio di tipo spirituale. Per qualcuno la carta... Scusate, la carta del giudizio fa anche riferimento a quello che è la chiamata di tipo divino, quindi per qualcuno qui si tratta davvero di iniziare un qualche tipo di percorso più in linea con se stessi, con quello che vuole appunto la propria anima, ok? Quindi andate oltre le illusioni e toglietevi questa maschera che vi state mettendo. Poi abbiamo armonia ed è di nuovo un altro 10, è un 10 di coppe in questo senso, quindi io qui sento che vi parla di coerenza fondamentalmente questa carta, perché vi dice di mettere in linea quello che
è diciamo il sentimento del cuore con quello che è la volontà della mente. E poi abbiamo il maestro, e qui si tratta di diventare maestri di voi stessi. Ascoltate il vostro intuito, il vostro inconscio. Il vostro intuito, dicevo, il vostro inconscio, e come guardate, qui c'è una sfera, diciamo così, che esce dal chakra della corona, ed è un po' come se fosse il sé superiore, il maestro, ok? Cercate la vostra voce interiore, toglietevi da quello che, da tutto ciò che non è autentico per voi, da tutto ciò che non vi fa sentire bene. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli, un altro consiglio. Guardate, anche qui parla di chiamata e qui avevate la carta del giudizio. E dice che il vostro compito, se vogliamo, la vostra chiamata è per semplicemente amare ed essere amati. Probabilmente la vocazione della vostra anima si allontana un po' da quello che voi state facendo, nel senso che avete bisogno di sviluppare quello che è l'amore per voi stessi, l'amore per gli altri, l'amore per la terapia, l'amore, semplicemente. Anche qui abbiamo un bel due di coppe, abbiamo la carta degli amanti. Ragazzi, qui il livello scusate, il livello di allineamento non è dei migliori, devo dirvi che è verso il medio-basso. C'è qualcosa che dovete integrare di voi stessi e qui parlo di questa sorta di armonia. Secondo me qui c'è un gruppo coinvolto, potrebbe essere un'azienda familiare dentro la quale magari voi state lavorando, vi state applicando, ma io sento che anche se avete un buon contratto, se avete una buona collaborazione, se magari vi pagano anche bene, però in fondo voi stessi non vi sentite appagati. Ed è proprio perché il vostro compito qui sulla terra è di portare amore, quindi magari per voi sarebbe molto meglio qualche tipo di lavoro come terapeuta, accompagnamento, appunto, come vi dicevo prima, o mi parlano anche di bambini. Per qualcuno potrebbe anche essere interessante poter lavorare con i bambini, ma soprattutto sento che è un lavoro per anziani, cioè o fare accompagnamento, come vi dicevo prima, nei momenti difficili della vita, non solo per le persone che ne hanno bisogno, ma anche per i familiari di queste persone, potrebbe far riferimento semplicemente anche al essere uno psicoterapeuta che aiuta le persone, uno psicologo, un pranoterapeuta, mi dicono, qualcuno che cura con l'amore fondamentalmente. Mm. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Il consiglio qui appunto è quello di ascoltare un pochettino di più voi stessi dentro, il vostro sé superiore, trovare una coerenza tra la mente e il cuore e guardare oltre le illusioni, ok? C'è qualche tipo di atteggiamento, di pensiero, di credenza limitante qui da lasciare indietro. La sacerdotessa vi invita proprio a seguire il vostro intuito. Mm? Bene, io vi ringrazio di essere rimasti qui con me fino ad adesso. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto la fata viola dell'essenza. Andiamo a vedere qual è l'energia generale e poi quanto siete allineati. Andiamo a vedere. Queste sono un po' troppe, 3 direi di no. Una per piacere, grazie. Abbiamo la carta della luna. Interessante. La carta della luna è una carta che parla di subconscio. È una carta che parla di paure che vengono a galla anche. E per certi versi fa riferimento anche alle proiezioni, a quando si, diciamo, dà uno sguardo alla realtà vedendola solo da un lato. Mm? Andiamo a vedere cosa vi vogliono dire i tarocchi. Uff! Questa è la carta delle illusioni, ragazzi, delle proiezioni, come vi ho appena detto, per la carta della luna. E molte volte il sette di coppe fa anche riferimento al fatto che ci siano diverse possibilità, diciamo così.
Interessante, 7 di coppe, la stella, la temperanza e l'asso di bastoni. Io credo che qui ci sia già un sogno che si sta in qualche modo percorrendo. Diciamo che siete sulla strada giusta. mm. Il punto qui è che bisogna lavorare un attimino di più su quello che è il vostro divino femminile e il divino maschile. Abbiamo la carta della temperanza, qui invita proprio a equilibrare questi due lati e a fare qualche cosa di concreto per equilibrare questi due lati. Probabilmente qui, avendo la carta della luna, c'è un forte divino femminile, anche la carta della luna è collegata con i sogni, con le canalizzazioni, con quello che sono le percezioni dei segnali che arrivano dal subconscio. E qui si tratta, secondo me, di risvegliare un po' quello che è il divino maschile con questo asso di bastoni, di portare in equilibrio appunto questi due lati, perché se c'è solo divino maschile è energia allo stato puro e il divino maschile serve per dare un ordine e una struttura a questo impulso creativo, di creazione, insomma. Andiamo a vedere cos'altro vi dicono. Abbiamo la regina di spade, un 3 di bastoni e un 9 di coppe al contrario. Qui il punto è di andare avanti per la vostra strada in modo determinato. Sento che qui siete già incanalati, diciamo così, in quello che è l'allineamento con la vocazione della vostra anima. Si tratta anche qui, con la carta della stella e la carta della temperanza, sento che comunque si tratta di aiutare gli altri. Si tratta perché sono due carte che parlano di guarigione. mm? E soprattutto, visto che c'è la temperanza, sento che la strada che voi avete scelto o che state per scegliere o che sta per iniziare, visto che qui comunque c'è un asso di bastoni, perché per qualcuno potrebbero essere ancora solo idee. È vero che è un'idea molto vicino a quello che è la vocazione della vostra anima, ma per qualcuno potrebbero ancora essere solo idee e qui vi invitano a fare un'azione di tipo concreto, ad agire in modo determinato, in modo logico. Ecco qui che con la figura di spade salta fuori, se vogliamo, quello che è il divino maschile, l'esigenza di mettere un ordine, di mettere una logica, di fare le cose in modo razionale. E qui abbiamo la carta del progetto, che in realtà è appena iniziato. Questo 3 di bastoni parla di un progetto che è già iniziato, qui lo vediamo, si sta quasi per concretizzare, ok? Abbiamo comunque un 9 di coppe al contrario e ci sta, nel senso che comunque siete agli inizi e probabilmente non vi rendete ancora conto o non riuscite ancora a vedere quelli che sono i risultati di questo lavoro. Però vi dico, state già, come vi posso dire, esprimendo la vostra essenza qui. Il punto è portarlo giù, portarlo nella materia, va bene tenerlo su nei pensieri, ma pian piano poi bisogna anche concretizzarlo. Qui vi consiglio di fare attenzione ai vostri sogni, perché tra la luna e la stella qui c'è veramente qualcuno che canalizza attraverso i sogni. O magari ci sono quelle intuizioni, ok? Quelle prese di consapevolezza che vi arrivano principalmente la sera, di notte, prima di addormentarvi. Questo è un consiglio, insomma, che vi posso dare vedendo le carte. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi di Osho. Però comunque avete già un buonissimo livello, nel senso che siete già verso quello che è la strada giusta. Dovete solo capire, secondo me, come concretizzare tutto quello che avete in testa. Andiamo avanti, vediamo con Osho che cosa hanno da dirvi. Compromesso. E la guida. Compromesso è un 6 di pentacoli ed è una carta che mi ricorda l'equilibrio esattamente come la temperanza. In questo caso viene chiamato compromesso perché qui probabilmente c'è qualcuno che per riuscire ad iniziare deve trovare un equilibrio
tra due situazioni per riuscire a portare veramente nel concreto quello che sono queste idee, queste possibilità che si sono aperte o queste illusioni, perché vi ricordo che il sette di coppe potrebbe parlare di alcune illusioni, di alcuni sogni, mi verrebbe da dire. In realtà non... Guardate, non la sento una carta così brutta in questa lettura perché comunque è affiancata tutta da carte che sono belle, quindi la sento più come possibilità, però ecco, essendoci questo compromesso probabilmente dovete lasciare indietro qualche cosa se volete portare avanti il grosso del progetto. E poi qui abbiamo la carta della guida che è un 3 di pentacoli. Sento che molte persone non si rendono conto delle capacità che realmente hanno. Il 3 di pentacoli è una carta che parla anche un po' di insicurezza, ok? Ma qui, in questo caso, vi dice che avete tutte le carte in regola per diventare una guida da seguire. Mm? Voglio andare a vedere ancora un messaggio da parte di questo oracolo. Vediamo che cosa hanno da dirvi. Wow, celebrazione. Ma che bel messaggio. Vi dice, celebrate i vostri risultati perché siete veramente un regalo dell'universo. Io sento che qui qualcuno farà qualche cosa di importante, eh. E può anche essere, che qualcuno qui diventi piuttosto conosciuto, però appunto vi dico, siete già sulla buona strada, avete già messaggi che vi arrivano in qualche modo, illuminazioni, idee, e siete anche in un momento abbastanza prospero, io vi direi, ok? Magari non è proprio tutto quello che vorreste voi, però sento che molte persone hanno già un buon livello di prosperità. E prosperità o abbondanza non è essere ricchi, mm? Ma è fondamentalmente l'avere tutto ciò di cui si ha bisogno quando se ne ha bisogno. Quindi quello è già un essere prospero. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto la fatina bianca, quella della purezza. Andiamo a vedere subito che aria tira un arcano maggiore per vedere l'energia generale e poi andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Ok. Oh, abbiamo la carta dell'appeso, ragazzi. L'appeso parla sempre di un'energia un po' statica, un po' ferma. Probabilmente qui qualcuno si sta facendo qualche tipo di domanda. Un'altra cosa che mi viene alla mente è che vedendo la fatina della purezza, l'appeso è a testa in giù, quindi tutto quello che lui ha, diciamo, attaccato a sé tendenzialmente casca. E qui è un po' il ritrovare la vera essenza, la purezza di voi, insomma, la purezza d'animo, la purezza di pensieri, di spirito. Andiamo a vedere con i tarocchi. Ok, abbiamo un asso di pentacoli. Vediamo che altro, perché qui si tratta... In effetti l'asso di pentacoli è girato al contrario, quindi se normalmente si tratta di un inizio, di un nuovo percorso, avendo comunque anche la carta dell'appeso qui, sento che è un potenziale percorso, ma in realtà avendo la carta dell'appeso ancora potrebbe non iniziare. Qui, ragazzi, si tratta di, come vi posso dire, di riflettere meglio su quello che volete. In effetti la carta dell'appeso rimanda un po' proprio a questo, no? Al fatto di prendersi un periodo per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista. E qui con il fante di denari c'è la necessità di andare a fondo di qualche tipo di argomento, qualche tipo di... Sì, di studio, perché comunque il fante di denari è la carta dell'apprendista, eh. Poi abbiamo un re di coppe, un 10 di spade, un 9 di bastoni e un 2 di bastoni.
Allora, qui la purezza, io la sento molto collegata con voi stessi, perché comunque abbiamo un re di coppe. Il re di coppe è una persona una carta, scusate, che esprime un'energia di una persona matura, che ha sviluppato un certo tipo di maturità emotiva. Qui c'è una presa di consapevolezza di qualcosa, anche grazie alla carta dell'appeso, ma fondamentalmente non si chiude qualche tipo di ciclo precedente. Probabilmente perché con questo 9 di bastoni ci si sta difendendo, si ha paura di ricevere un brutto colpo e in effetti poi abbiamo un 2 di bastoni che porta un po' all'indecisione. Io qui sento il livello, diciamo che potrebbe essere quello medio, se vogliamo, perché qui c'è quello che è il capire quale potrebbe essere la nuova strada, ma fondamentalmente ci sono dei conflitti interiori e anche una vostra, tra virgolette, impreparazione che non vi fa sentire all'altezza, di conseguenza c'è questa sorta di indecisione. Qualcuno qui ha proprio paura di staccarsi da quello che è stato, perché con questo 9 di bastoni c'è la paura di ricevere un altro colpo, di rimanere fregati un'altra volta, di perdere un'altra volta fondamentalmente, di soffrire di nuovo, perché c'è ancora questo 10 di spade e qui la sofferenza è ancora tanto viva. Mm? Siete un po' combattuti, sento un po' combattuti. Qui il consiglio è quello di andare a fondo, ma a fondo del vostro cuore. E comunque la carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Spogliatevi di quelle che sono le idee, le aspettative, degli altri e cercate di capire per voi che cosa vuol dire questo asso di denari, qual è questo tipo di strada, perché l'avete già individuata, se no non ci sarebbe questo asso di denari, ma non è ancora iniziata. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire. Guardate, per qualcuno si potrebbe trattare di un lavoro in mezzo alla natura, sento, o con dei pesci, con gli animali comunque. Andiamo a vedere cosa vi dice Osho. Wow! Mutamento, ruota della fortuna e il controllo, perfetto. Allora, qui il messaggio è di cambiare quello che controllate. Questo è un re di spade. Il re di spade è una persona che controlla, che comanda, che controlla ma anche se stesso, nel senso è una persona molto controllata proprio a livello emotivo. E qui è un po' questo il punto, avete bisogno di lasciare andare tutto quello che è la parte, se vogliamo, del cuore. Ci deve essere, guardate, è comunque una carta, è un 10 la ruota della fortuna, quindi è una carta di chiusura cicli e apertura cicli. Ci sarà quello che è un cambio, io sento. Dovete focalizzarvi su, appunto, sulla purezza, sullo spogliarvi di quello che non vi serve più, cercare di capire qual è il vostro dono primario, primordiale, mi dicono. Sapete, io quando mi sono chiesta cos'è che mi farebbe felice, che cosa come fare a trovare il mio scopo nella vita, sono ritornata quando ero bambina. Cosa mi faceva felice quando ero bambina? Beh, per me è stato chiaro. Io avevo due passioni principali e sono quelle che sto ancora portando avanti adesso e che mi rendono felice. E qui è un po' la stessa cosa, trovate la vostra strada. mm? È un po' come lasciate andare il controllo e rendetevi conto di quello che veramente siete voi, senza tutti i muri, ok? È vero, c'è un po' di indecisione, ma piano piano, spogliandovi di quello che sono appunto le idee proiettate da parte degli altri, riuscirete a trovare questa sorta di purezza d'animo che vi porterà a questo asso di pentacoli. È come se sì, aveste idea di cambiare qualche cosa, ma siete un po' lì che avete paura, non sapete. Però c'è la ruota della fortuna e sono cambi positivi. Andiamo a vedere un oracolo. Grazie. Ecco, guardate, ascensione.
La tua anima sta evolvendo ad alti stati di coscienza. Sei pronto. Wow! Siete pronti per girare questo asso di denari al dritto. Cari amici della terza scelta, della fatina bianca, scrivetemi nei commenti se vi risuona la lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!